Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di dicembre 2022. Ok, due bellissime carte devo dire, il carro e la temperanza. Il carro è una carta che parla di movimento, magari anche di viaggi, di uno spostamento o di una scelta che viene fatta per dare qualche tipo di direzione a una situazione, alla relazione, magari anche solo alla vostra vita, ipotesi. E la temperanza invece è una carta che parla di pazienza, parla del fatto che c'è bisogno di innescare un certo processo di guarigione con pazienza. Può anche essere che un viaggio o un trasferimento ehm, vi dia la possibilità di riequilibrare certi aspetti della vostra vita. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi intanto. Io vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Allora, manca una carta, faccio che tirarla fuori. Eccola qua. Abbiamo un 5 di spade al contrario, un cavaliere di spade, un 3 di spade, molte spade devo dire, l'imperatore al contrario, il papa, il 7 di bastoni e il fante di denari. Mm. Ragazzi, qui si arriva da una situazione di confusione mentale, di sofferenza, di probabilmente questo principe di spade, questo cavaliere di spade può essere una persona intorno a voi che va e viene, che non è molto presente, ehm, può essere anche una persona che comunque vi... Guardate, se fosse la vostra energia, potreste essere voi che avete bisogno di scappare. In effetti avete il carro. Il punto è che credo che qui ci sia una paura o a soffrire o a far soffrire qualcun altro. Perché comunque quando c'è il cavaliere di spade, le energie di una persona molto determinata che va avanti per la sua strada e non guarda in faccia a nessuno. Potreste essere voi, ripeto, o potrebbe essere la vostra persona di interesse. Ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. Sta di fatto che con l'imperatore al contrario è come se mancasse un certo tipo di concretezza o al movimento, alla direzione che voi volete dare a questa situazione, a questa relazione, ehm, o può essere una concretezza, visto che l'imperatore è una carta numero 4, anche una concretezza diciamo di tipo residenziale, abitativo, perché il carro, vi ricordo, parla di spostamenti sia che siano viaggi sia che siano traslochi. Normalmente sono di breve distanza comunque. Ehm, Andiamo poi con il Papa, ragazzi. Il Papa, sette di bastoni e il fante di denari. Il Papa è una carta di riconoscimento, è un arcano maggiore molto potente, può fare riferimento anche a una guida spirituale, avete la temperanza, quindi potrebbe anche essere che qualcuno vi aiuti o che cerchiate proprio un aiuto esterno, un terapeuta o qualche figura, diciamo, che vi possa aiutare nel vostro percorso di guarigione. Sta di fatto che verso fine dicembre c'è una nuova presa di consapevolezza. Per qualcuno fa riferimento al dover mediare in questa situazione, magari dover mediare con le parole, è un po' come se... Perché qui comunque avete anche il sette di bastoni e la principessa, scusate, il fante di denari, viene chiamata principessa di oro in questo mazzo. Ehm, è il comunicare a voi stessi, il portare avanti quelle che sono le vostre idee, dedicarvi completamente a quello che è il vostro obiettivo. Normalmente la principessa di denari fa riferimento a un nuovo percorso di studi, è la carta dell'apprendista, di qualcuno che si applica anima e corpo al proprio obiettivo.
Guardate, c'è un miglioramento nel futuro perché avete il Papa, c'è il riconoscimento, parla anche di contratti per molte persone, può fare riferimento a un matrimonio. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più preciso. Intanto vi ricordo che, per chi non lo sapesse, vi dico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio 2023. Se foste interessati, trovate il link ad un video sempre sotto nella descrizione e lì spiego un po' il programma e le modalità di svolgimento. Allora, andiamo a vedere questo 5 di spade. Abbiamo l'appeso e un asso di spade al contrario. Allora, questo 5 di spade, questa sorta di confusione mentale, come vi dicevo all'inizio, credo che sia data da questo momento di riflessione di cui ci parla l'appeso. L'appeso è un invito a guardare le cose da un altro punto di vista, è un invito a prendere in considerazione il fatto che certe cose ci sono e basta, e bisogna semplicemente accettarle. Di nuovo, l'asso di spade al contrario è una carta che mi parla di confusione mentale, di qualche cosa che non è stato detto, di qualche tipo di conversazione che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo principe di spade. Abbiamo la carta del diavolo e la regina di denari. Sì, diciamo che probabilmente se è un'altra persona, per qualcuno fa riferimento a un genitore, a una madre, perché comunque qui abbiamo una regina di pentacoli. Se non fosse così, potrebbe appunto essere la persona di interesse, come vi dicevo all'inizio, ma essendoci questo diavolo, diciamo che è una persona che o condiziona o tende a controllare troppo. Credo che sia un po' questo il senso. È come se volesse stare avanti agli altri. Però ecco, il cavaliere di spade è un'energia che normalmente va e viene, è intermittente e con questo diavolo, eh, insomma, potrebbe anche volervi dire di controllare un pochettino meglio questo cavaliere di spade, insomma. Andiamo a vedere il 3 di spade. 7 di spade e fante di coppe. Ho come l'impressione che qui vi sia stato detto, qualche tipo di verità o vi sia stata fatta qualche tipo di promessa che poi in realtà non giunge a compimento. Se fosse il caso in cui voi doveste fare la scelta, il 3 di spade fosse la vostra paura a far soffrire qualcuno, ehm, ecco, con queste due carte cercate di non, come vi posso dire, di non raccontare mezze verità, ok? Di non... Sapete, quando c'è la paura di deludere qualcuno, nel momento in cui si dà una notizia, poi c'è sempre il lato dopo, il momento dopo, dove si cerca un attimino di indorare la pillola e si dice, ma sì, adesso vediamo, poi, e lì si dà una specie di nuova illusione alla persona, perché fondamentalmente non vogliamo farla star male, quindi cerchiamo un attimino di calmare il momento di shock al ricevimento della notizia. Sento che è un po' quello, ecco, magari piuttosto che fare false promesse o dare false aspettative, eh, magari cercate di dire le cose in un modo più dolce, però poi non tirate indietro, non ritrattate, non cercate appunto, cioè una volta che dite una cosa poi è quella.
E può anche essere che questa energia sia verso di voi, che non sia la vostra, ma quella di un'altra persona nei vostri confronti. Ripeto, poi ognuno l'applica alla propria realtà. Andiamo a vedere l'imperatore, abbiamo un asso di denari al contrario. Sì, manca una stabilità reale e il 10 di coppe al contrario. Ma manca una stabilità reale, da un punto di vista abitativo, mi verrebbe da dire. È come se qui ci fosse la voglia di cambiare qualche dinamica, a livello di coppia, a livello di unione, a livello familiare anche, perché comunque il 10 di coppe è il contrario. Può anche essere che questo imperatore sia il genitore che vedevamo qua prima, che non vi sia che non vi stia sostenendo molto in magari questo tipo di decisione, di percorso, di direzione che volete prendere. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo la temperanza nuovamente, un 10 di aspettate, allora, temperanza, 9 di coppe, 10 di pentacoli al contrario e il 2 di bastoni al contrario. Sì, di nuovo, sento guarigione, sento appagamento. È interessante perché il 10 di denari al contrario e il 2 di bastoni al contrario, in realtà sono due carte che mi dicono che da un punto di vista emotivo andate bene, ma da un punto di vista materiale, infatti lo rivediamo qua, c'è qualcosa che vi manca. Però giustamente quando si fanno i lavori di crescita, prima si cambia l'interno e poi di conseguenza cambia l'esterno. Quindi io sento che in questo periodo andrete a lavorare sul vostro benessere psico-emotivo e probabilmente si va, adesso lo andiamo a vedere, verso quello che è un inizio anche di stabilità pratica, giornaliera, abitativa, può anche essere lavorativa per qualcuno, ma lo sento veramente per molto pochi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo il cavaliere di pentacoli, la morte e il 3 di coppe al contrario. Mm. Ehm, è come se vi suggerissero di lasciar perdere certe amicizie, certe influenze esterne. Piuttosto è meglio andare avanti piano, ma lenti, cioè è meglio andare avanti lenti, ma da soli, che veloci magari con persone che vi distraggono dal vostro reale obiettivo. Qui si tratta di veramente tagliare le influenze esterne. E io le influenze esterne le sento un po' qui con questo imperatore, un po' qui con questo 10 di pentacoli al contrario. E anche qua, perché comunque vi ricordo che quando c'è la carta del diavolo è una carta che condiziona molto. Andiamo a vedere il fante di denari, un altro cavaliere di spade, il papa nuovamente, il re di pentacoli nuovamente. No, il re di pentacoli non c'era, c'era l'imperatore. Va bene, comunque, allora, vedendo così la stesa, le carte che sono uscite a fine gioco, che sono un po' quelle che appunto abbiamo qua sopra, ho la sensazione che questo cavaliere di spade rappresenti voi, la vostra voglia di scappare da questo tipo di condizionamento, da questo tipo di falsa realtà e di sofferenza un po' latente, mi verrebbe da dire. E qui c'è la determinazione per andare oltre. Mm? Si inizia a studiare, a perseguire i propri obiettivi, a studiare, magari per qualcuno si tratta di intraprendere dei percorsi nuovi di studi, può anche essere un percorso di tipo spirituale perché qui abbiamo il Papa, può anche semplicemente essere il trovare una guida che non deve essere necessariamente spirituale, però che vi dia degli spunti spirituali, sì, che appunto vi faccia evolvere. Tenete presente che avete anche un re di pentacoli, fa riferimento normalmente a una persona di tipo generoso che vi può venire in aiuto. Quindi sento che c'è qualche tipo di appoggio che avrete a fine mese, insomma. Va bene, andiamo a vedere con un altro mazzo di tarocchi, qualche carta per i single e poi andremo a vedere per le persone che sono in una relazione.
Wow, il matto, il cavaliere di pentacoli. Il matto è una carta anche questa di grosso movimento. E il 10 di bastoni, carta numero 1 e carta numero 10. C'è voglia anche per voi di nuove conquiste, di nuove avventure, di nuove esperienze per l'anima proprio, non intendo solo a livello romantico, qui. C'è proprio bisogno di espandersi e in effetti con questo cavaliere di pentacoli al contrario, che in realtà c'era anche qui, è un po' come se vi sentissi legati a qualche tipo di questione familiare, ripeto, qui c'è questo condizionamento familiare che sento molto forte, ehm, o comunque qualche tipo di aspettativa che non è vostra, che dovete lasciare andare, che dovete restituire al mittente, mi verrebbe da dire. Se per qualcuno il Cavaliere di Pentacoli potrebbe rappresentare una persona che arriva, ragazzi, ma diciamo che è più nell'aria, piuttosto che sia cioè nel senso magari è una persona che conoscete, ma in questa seconda parte del mese è solo una pura e mera conoscenza, diciamo anche un po' superficiale, nel senso che comunque è girato al contrario, quindi ehm, è nell'aria. È nell'aria. Può darsi che verso fine mese arrivi, perché qui abbiamo questo Cavaliere di Pentacoli comunque. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ho come la sensazione che dobbiate cambiare giro di amicizie, che dobbiate cambiare modo di pensare. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Wow, 6 di pentacoli, re di spade e re di bastoni. Interessante. Interessante ragazzi perché qui ho un 6 di denari che parla esattamente di dare un po' di qua e un po' di là. E io ho anche il po' di qua e il po' di là. Ci sono due figure qui che vi tengono impegnate in questa seconda parte del mese, io direi. Ehm, Se foste in una relazione a tre, ragazzi, potrebbe essere che dobbiate un attimino cercare di calibrare il vostro tempo tra una persona e l'altra. Potrebbero anche essere, per esempio, la persona di interesse e un familiare, visto che comunque la situazione del condizionamento familiare la sento molto forte. Condizionamento o obblighi familiari o qualcosa inerente alla famiglia, ecco. Però diciamo che tutto sommato, insomma, è una carta di equilibrio in un certo senso, si dovrà cercare di bilanciare e anche qui abbiamo la temperanza che parla di equilibrio psico-emotivo, anche qui abbiamo un 9 di coppe, quindi è solo una questione di, secondo me, imparare un attimino a gestire i tempi, a gestire le energie, quanto do fuori e quanto do dentro, cosa sente la mente e che cosa sente il cuore. Però guardate, in realtà il 6 di denari è una carta che parla di forte generosità. Vi sento propensi verso entrambe queste figure. E per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere che una delle due persone sia in ambito lavorativo. Va bene, andiamo a vedere con gli oracoli l'ultimo messaggio per voi, per gli amici dello Scorpione. Ok, wow. Avete un arcangelo. Arcangelo Fanuel e parla di ottimismo, di speranza, di nuovi inizi. Qui anche se l'asso di denari è al contrario, però c'è. Avete carte di fine ciclo? Sì, il 10 è anche qui, la morte è anche qui. Wow, è una bellissima carta, quindi arriviamo, diciamo, alla fine dell'anno pronti per questo lavoro di maggiore equilibrio su se stessi o all'interno della relazione. Qualsiasi relazione sia che sia familiare, appunto, come vedevamo qui, sia che sia
romantica. Ragazzi, per qualcuno il Papa parla di un mediatore, di qualcuno che media certi interessi o media tra due parti, ok? Io spero che la lettura vi sia stata utile, potete farmelo sapere nei commenti. Intanto ci tengo ad augurarvi un felice Natale, che possa essere veramente ricco di amore, di serenità, di gioia, di cibo, di abbondanza e che possiate trascorrerlo insomma con i vostri cari e con tutte le persone che amate. Io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!